Ragazzi, ma quanto tempo è passato? Quasi 10 anni. Un motore generazione 3 con i suoi 75 Nm, che comunque ha soddisfatto tantissime persone, però adesso siamo già arrivati al club dei 100. Bene, parliamone in questo video, ragazzi. Ebbene ragazzi, finalmente Bosch entra anche lei con il suo upgrade a 100 Nm e 750 watt di picco e si va a collocare per il momento in una via di mezzo fra le grandi marche. Quindi abbiamo un DJI che è ultra potente e uno Specialized che è un filino più sotto. Un motore Specialized che supera i 100 Nm di coppia, ma che come potenza si attesta, potenza massima di picco, si attesta un filo sotto al Bosch. E come lo fa il Bosch? Si presenta al Garda, esattamente al festival a Riva del Garda, con questa grande novità di questo nuovo upgrade per i motori CX generazione 5, che non è un generazione 5 ma un generazione 4 con un'altra sigla. Comunque chiamiamolo generazione 5, appunto aggiornamento disponibile dai primi di luglio, che appunto innalza la potenza fino a 100 Nm e 750 watt di picco. È un software, un aggiornamento che può essere fatto da ogni privato tramite la sua applicazione, ma che comunque ho sentito qualcuno del team Bosch che consigliava di farlo comunque fare dal concessionario. E secondo me è la cosa più intelligente per non intoppare in certi problemi di scaricamento del software a casa. Quindi innalza la potenza e poi apre una discussione che si sente parlare abbastanza nell'ultimo periodo. Dalle parole dell'amministratore delegato di Bosch si capisce che la situazione della potenza di picco di tutti i motori dovrà essere regolamentata. E quindi secondo voi i 750 watt sono il limite di potenza massimo consentito da cui al di sopra si andrà a targare o assicurare la vostra e-bike, oppure ci saranno ulteriori novità e ci faranno scendere nuovamente? Io la vedo come una barriera che al momento nessuno supera delle grandi case se non DJI. Ma questi 750 watt da che cosa derivano? Perché è stato scelto questo 750 watt? L'amministratore delegato di Bosch dice: una volta, pochi anni fa, l'Austria aveva messo come tetto massimo i 600 watt di picco, un 600 watt che ha dato la linea massima a tutte le case per appunto sviluppare dei motori regolari, quindi omologati, che appunto non superassero questo muro. Dopo pochi anni l'Austria cosa ha deciso? Ha deciso: tiriamo via questo limite, questo muro, e portiamo comunque il discorso velocità a 25 km all'ora. Adesso, al momento, l'unico stato che impone un limite alla potenza massima è l'America. Esatto, l'America, per penso una ventina di stati, ha già prefissato come limite massimo di potenza 750 watt. 750 watt che Bosch dice: perché io devo fare tanti sviluppi per ogni paese? Prendo un paese e di quel paese lì pongo il mio limite. 750 watt è stato fatto appunto per una scelta soprattutto industriale che porta le case costruttrici appunto a non sviluppare tanti software oppure tanti oggettistica, sensori per diversi mercati. Lo facciamo per uno e lo espandiamo per tutti. Quindi
questa discussione che probabilmente avverrà nelle prossime settimane sulla potenza massima, sul fatto di targare certe biciclette oppure no, secondo me, non vorrei sbagliarmi, però terrà quei 750 watt. È chiaro che è una potenza che a DJI non va bene, che farà probabilmente di tutto per far capire che non importa la potenza massima sviluppata, perché comunque la potenza massima sviluppata che adesso ha di 1000 watt è esagerata, e loro basano il discorso che chiunque dopo può spingersi con un e-bike. Ha ragione, quindi anche chi ha problematiche fisiche ha un aiuto grandissimo, giusto. Però dall'altro lato Bosch dice: chi è che dopo non ci impone un limite magari sui sentieri che andiamo a percorrere? Chi è che magari non ci impone appunto il limite perché diventano troppo pericolosi e non c'è più una distinzione con quelle che si chiamano adesso pedelec, che sono quelle che appunto con la targa e assicurate? Non è solo una questione di velocità, ma appunto come la raggiungiamo. E ci sta perché comunque molti di voi, quando io ho postato il video riguardante tutte le prove che ho fatto dell'Aimflow, i commenti classici sono stati: ma cosa ci serve una potenza del genere? Non serve a niente, i componenti andranno a farsi friggere, dovremo cambiare cassette e catene in continuazione. Staremo a vedere, potrebbe essere, però di sicuro è un limite 750 che secondo me potrebbe essere davvero sufficiente. È chiaro che preserva questo 750 anche i componenti. È una potenza che comunque non è che dal momento che scaricate il software la vostra bicicletta passa dagli 85 ai 100, no, resta 85 e avete un cursore che vi permette sempre di selezionare quanta ne volete davvero. Cioè nessuno vi vieta di fare il software upgrade e poi dopo ottenere comunque la potenza, la coppia massima, scusate, a 85 Nm. Potenza uguale, 600 watt di picco lo potete sempre mantenere. È chiaro che potete far slidare fino a 750. Quindi è comunque una scelta vostra. Io personalmente, se avessi un Bosch, direi lo faccio e lo provo. Poi magari configurate appunto una funzione turbo, tutto gas, mentre altre funzioni magari tenendole più scariche, perché no? Oltretutto Bosch ha fatto una cosa che secondo me è molto intelligente: ha fatto uscire questo aggiornamento, ha affiancato un nuovo motore Race, il CXR, che uscirà mi sembra autunno, che però è estremo, dedicato appunto per le gare, e quindi magari avendo stessi valori di coppia 100 Nm e avendo stessi valori di potenza massima 750 watt, chi lo sa che magari non sia già pronto nel caso l'Unione Europea dica no, non poniamo nessun limite, magari è già pronto per fare un altro upgrade e portarvi ancora più potenza. E quindi magari hanno già delle biciclette pronte per quel parco di clientela che secondo me è ristretto, perché il race è molto scorbutico e aggressivo, è da uno che fa le gare. Magari però è pronto a dargli tutta quella potenza. Tu magari vuoi una bicicletta molto potente, ce l'hai. Quello che hanno fatto insieme a questi due motori è aver aggiunto anche una EMTB Plus, che appunto è una funzione che va a sfruttare questo nuovo upgrade di potenza al massimo. La bicicletta, non si sa come, chiaramente con tutti i sensori che sono all'interno del motore, è come se andasse ad aggiungere un affinamento alla trazione e quindi ad aggiungere quello stesso effetto che io ho avuto sopra l'Aimflow riguardante la non perdita di aderenza. Un regolatore di coppia, una cosa bellissima, e ti fa fare della strada, ti fa aggiungere dei metri senza andare mai ad avere problematiche appunto di trazione, quindi che la bicicletta si scompone. Grandissimo vantaggio. A questo hanno aggiunto anche una maggiore percentuale di aiuto alla pedalata fino a un 400%, e poi hanno presentato quello che secondo me è un'opera d'arte, che è il Kiox 400, che va appunto a tirare via
le 5 tacche della batteria nel tubo centrale, è a filo, è fatto a quanto pare meravigliosamente bene, è molto luminoso, gli ha messo la porta USB come nel DJI, in maniera tale che vi potete ricaricare un telefono, vi potete ricaricare una luce se magari è scarica, e quindi è tutto a portata di mano. Ha una funzione intelligentissima, nel senso che capisce se stai andando in salita o in discesa e quindi ti cambia la pagina in automatico per farti vedere magari le pendenze o la velocità. Ero immerso dentro un bicchiere al Garda. Durante il festival la presentazione era Chios 400 dentro un bicchiere pieno d'acqua. Quindi totalmente impermeabile, cioè sembra un'opera d'arte. Chiaramente l'applicazione secondo me farete come nel DJI, lo potrete configurare come volete. Bello, vi ripeto, non sono la persona che ama quelle cose lì, però mi stavo dimenticando di una cosa importantissima. Sono usciti subito con cosa? Funzione navigazione. Bravissimi. E quindi cockpit pulito, avete questo bellissimo schermo davanti a voi, vi dà mi sembra un suono per farvi capire quando è il momento di girare, quando gli caricate le mappe. Fantastico, brava Bosch. E poi l'ultimo punto che apro di questo discorso appunto sulle potenze non è solo una questione di potenza nel nostro mondo delle persone normali, è comunque un discorso di potenze che riguarda anche il mondo sportivo, le gare di IMTB. Bisogna regolarlo perché uno non può andare a una gara con 1000 watt e l'altro con 750 e l'altro con 500. Cioè, quello che dice giustamente l'amministratore delegato di Bosch è: io impongo un limite di potenza massima, ma la impongo anche perché durante le gare è chi guida la bicicletta che deve fare la differenza, non è la bicicletta in sé che deve darmi più spinta o meno spinta. Non posso avere un divario così ampio. È giusto, giustissimo. A mio avviso un discorso di limite ci vuole, non ci si può spingere troppo su, davvero si perde il controllo di quello che è una bicicletta e quello che è un motorino. Un po' di fatica bisogna farlo. Vi ho detto, delle volte io ero veramente imbarazzato da come andava su lungo le pareti quel Lime Flow. Troppo, perché magari c'è della gente che appunto ne perde il controllo e si fa male. Magari quel limite lì è proprio quello che occorre per fermare quello sviluppo lì e magari dedicarsi a batterie, dedicarsi a peso biciclette, dedicarsi a sistemi di integrazione, insomma avere uno sviluppo ben diverso sulle nostre e-bike. Sviluppo dei componenti, perché i componenti che adesso ci mangiamo ogni 1500, 2000 km con quei motori lì così potenti, chiaramente verranno mangiati ancora più in fretta, quindi è lì che secondo me bisogna fare il grande salto. Qualcuno sta venendo fuori con il discorso cinghia, ma è ancora un po' presto secondo me per quel che riguarda IMTB. Voi qui sotto nei commenti ditemi che cosa ne pensate, apriamo appunto una discussione costruttiva come sempre e poi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.